Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'armatura di Iron Man, edizione De Agostini, Marvel 2022, scala 1:3, altezza 60 cm, uscita numero 112, quindi siamo oltre i 112 numeri che sono quelli opzionali, perché per un totale di 20 della serie armatura danneggiata, la battle damage, o come si dice. Allora, dopo questo video, come vi ho anticipato anche nei due video precedenti, andremo a vedere anche questo. Vi do subito l'anteprima, che è il numero 113. Questi sono i due pezzi di metallo che vanno all'esterno delle cosce, parte superiore. E poi guardate che spettacolo. Certo, ovviamente poi leverò il cellophane, lo vedrete meglio. Guardate qua, abbiamo un colpo di un proiettile e questa è l'uscita numero 114 che poi andrò a fare successivamente. Quindi, una volta presentata anche l'uscita numero 114, ancora 6 uscite e terminerò questa collezione, anche se sappiamo ormai tutti, anche quelli che non hanno fatto questa collezione, che al 100° numero Iron Man era più che completo. Queste, come ho detto già prima, sono uscite opzionali che potevate decidere se fare o meno. Una sola cosa che vi ho già detto: state attenti se avete fatto l'abbonamento, soprattutto se avete fatto quello con la base premium, perché sapete che c'è una maggiorazione, mi sembra di 1,50 € in più ogni numero. Ecco, attenzione, perché non ve le devono addebitare sui 20 numeri opzionali che avete scelto di portare avanti. Quindi fate attenzione, nella fattura dovrete avere 10,99 € moltiplicato per 4, che sono i numeri che vi verranno consegnati a casa. Se avete di più è perché vi stanno addebitando anche la base premium, che non c'entra niente con le uscite opzionali. Attenzione, guardatevi i prelievi in banca, sulla vostra posta pay, sul conto corrente, perché a me è successo questo. Non voglio dire che lo abbiano fatto con malizia, perché lì è tutto automatico, però ecco, quando mi è arrivata la consegna con il pagamento ho detto assolutamente no. Qui cosa c'entra la base premium? La base premium ti vincola ad avere una maggiorazione dal quarto numero in poi di 1,30 € se non sbaglio. Sto facendo diverse collezioni, quindi ragazzi abbiate pazienza, sto facendo anche robo con quella base e un po' di confusione posso farla, però l'importante è che capiate e che io soprattutto mi riesca a spiegare per farvi comprendere che voi avete pagato un sovrapprezzo per i primi 100, per tutta la collezione fino a 100 numeri. Se poi fate anche l'armatura danneggiata, assolutamente non dovete pagare di più. Quindi scrivetela De Agostini, perché così come hanno fatto a me vi risarciscono indietro i soldi. Bene, andiamo avanti. Guardate che meraviglia anche questa copertina. Se avrete piacere potrete dare lettura. Questo è un numero veramente semplice, non c'è da montare nulla, perché è la copertura superiore dello stivale, quella con la calamita. Ecco qui. Mentre faccio scorrere le immagini e do la possibilità a chi lo desidera di poter anche dare lettura dei testi, ringrazio tutte le persone che mi guardano, i miei iscritti. Esorto le persone che non si sono ancora iscritte al mio canale ma che hanno piacere di farlo e si dimenticano ogni volta di schiacciare iscriviti, anche di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata alla playlist, troverete altri modelli.
Se poi qualcuno ha piacere che io monti per lui un modello, mi contatti in privato. Ecco qua, questo è quello che troviamo, che andremo poi subito a vedere. Alla fine poi farò una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino a questo numero, quindi le 12 uscite dell'armatura danneggiata. Guardate che bello! Dai, è bellissimo questo! Cosa c'è scritto? Ecco qui. Tony Stark perde il controllo della propria armatura, in un particolare della copertina realizzata da David Marquez e Justin Ponsor per Invincibile Iron Man volume 2, 3. Ho letto, non perché voi non siate in grado di farlo, ma ovviamente, ma sapete che ogni mio video è sottotitolato in 30 lingue, per cui ecco, anche in questo caso ci sarà il sottotitolo che farà comprendere alle persone non italiane cosa stessi dicendo in questo momento. Ecco, anche qui il modulo Hulkbuster si installa sull'armatura di Iron Man, in particolare un particolare della copertina variant realizzata da Mark Brooks per Tony Stark Iron Man 2. Troverete anche un link in descrizione di Patreon se qualcuno vorrà fare una donazione per mantenere vivo il canale. Sarò ben felice, vi nomino se voi me lo permettete, e c'è anche la possibilità, se volete, sotto ogni video c'è scritto grazie, di donare qualcosa sempre per sostenere il canale. Se invece non vorrete fare né uno né l'altro, non ci sono problemi, vi chiederei di non mandare avanti le pubblicità, quindi quando compare la scritta salta annuncio, vi chiederei la cortesia di non saltarlo, così che io possa ricevere qualche briciola. Tutto questo ve lo dico perché non ho voglia di chiudere il canale, mi dispiace. Però le spese ci sono. Sinceramente non pensavo di prendere 2 briciole che non mi permettessero neanche quasi di pagarmi poche uscite ogni mese, e quindi ecco perché sono qui a dirvi almeno, ragazzi, se potete, anzi se volete, perché potete, non saltatemi l'annuncio, fatelo scorrere. Tutto qui. Ecco qua. Abbiamo finito. Nella prossima uscita costruisci le protezioni delle cosce dell'armatura danneggiata, quelle che abbiamo visto prima, che vi ho anticipato, quelle 2 in metallo. Ecco qui, questo è quello che troviamo in questa uscita. Diversi di voi giustamente mi hanno scritto dicendomi: Michele, io l'avrei fatta, però è inverosimile che un'armatura si danneggi in un punto, e adesso vi farò vedere. Ecco qua, io ho capito cosa volete dire voi e sotto un certo punto di vista avete ragione, no? Io vado a sostituire il coprimuscolo danneggiato, però non vado a sostituire questo, ed è inverosimile perché si danneggerebbe anche l'altra parte sul fianco. Qui vado a sostituire l'avambraccio, eccolo qui, questo. Poi farò alla fine ovviamente un video dove presenterò l'Iron Man tutto con le parti danneggiate, e sapete che ne ho fatti 3, un altro lo metterò sulla base premium nella posizione di atterraggio e un altro ancora lo metterò in piedi, così vedrete la differenza tra quello che ha l'armatura danneggiata e quello che non l'ha. Tornando al discorso di prima, capisco perfettamente quello che volete dirmi, però immaginatevi, se ci avessero fornito i pezzi di tutta l'armatura avremmo dovuto fare un altro Iron Man dall'inizio alla fine, poi andare a smontare la tibia, lo stivale,
non è una cosa così semplice, quindi hanno ovviamente optato per fare un qualcosa che si potesse rimuovere facilmente, a parte il petto che c'è qualche vite da togliere e che comunque è già un bel vedere. Adesso poi nel video che farò dopo questo, no, il numero 114, come vi ho anticipato, vedrete che bello che è il torace. Ecco, per questo motivo non hanno potuto fare tutto, perché sarebbe stato poi da smontare tutto Iron Man. E sinceramente, se anche l'avessero fatto, avrebbe avuto dei costi pazzeschi, e poi comunque non è che sono calamitati tutti i pezzi che attacchi e stacchi, devi evitare e svitare. Una volta, due, tre volte, alla fine poi rovini. Tutto qui. Io poi ho deciso di farlo per quello che vi ho detto altre volte ampiamente. Allora, andiamo a vedere quello che abbiamo montato. Ce ne sono comunque di pezzi, non possiamo dire che non ce ne siano. Vi faccio vedere un piccolo particolare delle due borchie, ve l'avevo già fatto vedere in un altro video. Vedete, qui le abbiamo argentate, qui le hanno bruciate, nere completamente. Ecco qui. Queste poi vanno messe qui. Bene, penso che abbiamo già messo tutto, non c'è nient'altro qui. Adesso io vi saluto, vi ringrazio del vostro tempo, vi do appuntamento al prossimo video che è il 113, poi farò il 114 sempre di Iron Man, dopodiché presenterò la prima uscita di Mazinga Z che è uscito in edicola il 18, ma voi sapete che io sono più avanti perché ho fatto l'abbonamento già da oltre un mese, quasi 2 mesi. Voi direte, allora perché fai un altro video? Lo faccio perché ci sono delle cose che sono da dire importanti, e soprattutto perché ci tengo a spronarvi, se avete la possibilità, a fare questo Mazinga Z, perché vi posso assicurare che non c'è niente di così robusto e completo come questa collezione di Mazinga Z. Bene, ragazzi, Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, abbraccia come sempre a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento, e soprattutto per quelli che hanno poca memoria, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Ciao a tutti!